Oggi ragazzi colonizzeremo tutto il Nord America e vedremo cosa gli umani faranno. Iniziamo a prendere il primo umano e lo posizioneremo proprio quassù, in Alaska ragazzi. Sappiamo che l'America non è nata in Alaska, ma facciamo finta che sia un passato alternativo. Vediamo che il re e il capo, se vedo bene, stavano parlando, invece quest'altro se n'è andato qui a rifugiarsi. Oddio, che sta facendo l'amore con una pianta? Ok, anno 50, vediamo che già si sono abbastanza allargati. Allora, vediamo che sono già 101, quindi sono veramente molti. Ci sono moltissime case, hanno costruito pure un nuovo villaggio, un nuovo regno. E vediamo che nello storage hanno qualcosa un po' di strano. Allora, vediamo che hanno costruito molte case molto carine. Allora, vediamo cosa hanno però realmente nello storage. Allora, abbiamo 17 di oro, 18 di legno, 80 di pietra, oddio penso che era zucchero, ossa e fertilizzanti, quindi era quella cacca che era là, però vabbè. Poi c'è il grano 1, vabbè siamo abbastanza poveri, vermi 3, si sono già un po' attrezzati anche con le armi, ci può stare. Invece quest'altro villaggio, vabbè, suppongo che sia anche meno ricco rispetto a quest'altro che è la capitale. Vediamo anche la sottospecie degli umani, quindi vediamo come sono messi anche di specie. Allora, vediamo, ci sono 54 maschi, oddio, sono equilibrati. Neanche parlo ragazzi, neanche parlo. Poi 7 maschi single, 15 affamati, morti di fame ancora no, malati niente, ok. Vediamo che qui comunque non c'è niente di diverso, a parte la resistenza al freddo e l'adattamento al permafrost, perché notalmente loro sono nati lì. Di altro ora io non vedo. Vediamo se hanno anche creato una religione, ma a quanto pare non vedo niente ancora, quindi ancora devono farla. La cultura invece c'era già dall'inizio, vediamo se hanno già fatto qualcosa di strano. Hanno dei tratti uguali a quelli normali. La lingua che è il Dadogo, ok, ci sta anche per un nome americano, anche perché dog, che vuol dire cane. Vediamo il nostro re pure che cosa ha. Vabbè, resistente al gelo, è debole, è un re debole molto brutto, eppure avido. Saluto è fragile, dente dorato. Poi però c'ha la spada in acciaio e gli stivali in acciaio. Allora hanno 100. Vediamo che sono sempre un po' più allargati. Hanno costruito anche un nuovo villaggio. Bene bene. Vediamo che è stato anche appena costruito. La capitale sta diventando molto ricca a livello di risorse. Allora hanno costruito pure il porto. Poi le case le hanno migliorate, quindi a livello massimo, quindi in pietra in regola, che a parte vabbè l'ultimo villaggio creato che sono ancora in legna. E hanno già comunque scoperto un nuovo bioma. Tra poco sbloccheranno, come si può dire, anche la pianura con un po' di deserto arido e deserto normale, e poi anche il Messico che è tutto deserto arido. Vediamo anche la religione che finalmente l'hanno creata. Guarda qua, questo va a cacciare qua giù. Cioè loro vanno a cacciare nei posti più remoti dei loro confini. Cioè a questo punto andavano pure in Messico. Però per prendere questo qua che è un orso, cioè sono andati dall'altra parte delle isole. Ok ragazzi, anno 130. Allora, il nostro regno si è appena diviso in 3 regni. Non so perché loro si sono tipo ribellati, se letteralmente sono una cittadella piccolissima. Allora, vediamo che comunque sono anche 4 gatti, cioè letteralmente sono in 26. Loro 90 e 158. Penso che la miglior ribellione è questa. Però loro non hanno dichiarato guerra a nessuno, quindi non vogliono neanche riprendersi le loro terre perdute ormai. Allora, però vediamo che loro comunque sono messi anche abbastanza bene di territorio, perché rispetto a questo regno e a questo regno, comunque loro hanno più margine di creare più regni. Poi naturalmente anche loro potrebbero avere anche dei disguidi con altri villaggi e poi avere anche delle ribellioni. Comunque è un po' tutto da vedere, ecco. Vediamo anche i re dei vari regni, che cosa hanno di particolare rispetto tra l'uno e l'altro, perché se hanno fatto una ribellione, ragazzi, vogliamo capire perché. Allora, vitalità potenziata, quindi più 50 di salute, c'ha 174 ed è pure abbastanza giovane questo re, 22 anni. Molto molto bene, dai, almeno durerà abbastanza se non è un militarista. Ok, no, non lo è. Allora, è attraente, è ambizioso, è lussurioso, dente dorato e saggio. Come fa a essere saggio a 47 anni, ragazzi? Non c'ha senso. Ed è, oddio, anche lui è un amministratore. Oddio, non capisco perché hanno voluto ribellarsi al regno di prima. Vediamo invece loro, che sono un po' più piccoli di regno. Si sentono tutti brutti, ragazzi. Ma che cos'è questa depressione? E poi ed è innamorato, però. Ok, lui invece è sempre amministratore, ragazzi. Sono tutti amministratori. Vediamo che si è creato anche un nuovo villaggio, forse. Ok, hanno 220. Si sono sempre più allargati, ragazzi, perché si allargano sempre ogni anno, ragazzi. Non ci sono nuovi regni ancora. Però vediamo che i Woodposts si sono abbastanza allargati sia qui
che qui e anche un po' in basso, quindi comunque ragazzi da essere quelli un po' meno alla portata dei territori, alla fine sono anche quelli, vabbè, non dico messi meglio, ma comunque neanche messi così tanto male. Poi vediamo che loro non hanno comunque un buon margine di territorio. Qui comunque sono abbastanza allargati e prenderanno, penso, un po' tutto qui. Se non lo prenderanno loro, ma non penso. E poi anche una parte un po' sotto. Allora io vorrei vedere anche le risorse delle varie città che hanno. Vediamo Elage, quindi vediamo un po' le capitali. E sono abbastanza ricchi di tante armi. Quindi, oddio, questo non mi sembra un'arma. Hanno anche tanto grano, comunque tante risorse di cibo. Invece di questi c'hanno abbastanza poche, quindi comunque 118 di oro, oddio, potrebbe essere anche tanto, ma poi c'è 107 di soldati. Ok, vediamo invece questa qui di capitale. Allora, vediamo 14 di oro, 156 di legna, di pietra. Ok, anche loro comunque sono messi abbastanza bene, solo che loro di armi sono messi forse un po' meglio rispetto a loro. Poi vediamo invece gli altri. Allora, qui loro sono un po' meno ricchi. Allora, io questo non vedo tanta potenzialità. Infatti, cioè, hanno tipo due armi e uno è uno stecco, letteralmente. Quindi, vabbè, vediamo che hanno comunque poca roba. Non vedo nient'altro. Forse hanno comunque, penso, più oro di loro. Di oro non mi ricordo chi era, però hanno un po' di meno. Vediamo che i nostri regni hanno quasi preso tutto il Canada, dove comunque l'Alaska l'hanno praticamente già presa i Bufos. La parte a sud, che io ora non potrei dire chi la prenderà, ma comunque secondo me i Fusos potrebbero prenderla. Poi Portotillo hanno preso tutta la parte a ovest. Allora vediamo anche i re che a regola dovrebbero essere cambiati in 250 anni o 230, oddio, neanche mi ricordo più l'anno ragazzi. Uno è il Montpelle e il martello. Poi vita potenziata, saggio e dente dorato. Poi vediamo quest'altro di Portodillo. Ok, allora vediamo che è onesto, pelle dura, salute fragile, saggio e dente dorato. E ascia in bronzo. Allora, vediamo che comunque la maggior parte delle persone hanno sempre i stessi tratti. Invece, vediamo Villanar. Allora, si sente brutto, ragazzi, come ho detto prima, hanno quasi sempre i stessi tratti. Pelle morbida ed è pacifista, quindi non è guerrigliero naturalmente, però è un diplomatico. Che vediamo già che, oddio, è messo strabene, oddio, 89 anni. Armatura in pelle, acciaio in arco e stivali in rame. Allora ed è grasso e vabbè, già qui un po' di meno. Poi è longevo, potrebbe durare molto, quindi potrebbe anche non morire subito a 90 anni o 95, quello che è. Niente ragazzi, neanche il tempo di stoppare e di andare avanti, già inizia una guerra, la prima guerra ragazzi dell'America. Allora vediamo chi è stato a dichiarare anche la guerra. Sono 3 contro 1 e sono i Vufos, i difensori. Si sono tutti schierati contro di loro, male male. Il costo della guerra è alto, la guerra è appena iniziata, la battaglia è intorno a noi. Il costo della guerra è alto, la guerra è appena iniziata, la battaglia è intorno a noi, ragazzi. E già dall'inizio della guerra 264, già in 2 anni, ragazzi, 264 morti. È davvero molto in questo caso. È una guerra di conquista, quindi vabbè. Vediamo che comunque loro sono praticamente i regni che si sono ribellati ai tempi dell'inizio. Qui si sono divisi, si sono ribellati addirittura. Allora vediamo che loro sono scappati, il Villanar, quindi quelli, il regno piccolissimo. E loro stanno davvero degradando con i difensori. Allora vediamo che il nuovo regno ha costruito un villaggio qua giù. Adesso lo andiamo a vedere. Ok, allora loro piano piano stanno tutti morendo. Qui danno fuoco dappertutto, ragazzi. Pupuof, come si chiamava, è caduto. Crazy, ragazzi. Il regno che all'inizio ha creato tutti questi regni è finito. Anno 295 hanno dichiarato di nuovo guerra a qualcuno. Ok, vediamo che sono veramente in tanti. E intanto in Messico hanno preso questa parte qua e questa e anche la parte qui del Venezuela o della Colombia. Ok, vediamo che questa guerra come si sta evolvendo, ma penso che sia abbastanza semplice come guerra, perché penso che siano solo loro. Vediamo come è messa questa guerra, ragazzi. Ma che cos'è? Cioè, ragazzi, sono 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, ragazzi, sono 4 regni che stanno combattendo un solo regno, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Il calcolo è matematico. Vediamo che comunque si è creato anche una nuova alleanza che da 57 anni che c'è. E vabbè, sono tutti i regni che abbiamo visto prima, che hanno attaccato quel poveretto. E ok, sono praticamente questi, però non ci sono loro. A quanto pare loro hanno preso solamente quelli, si può dire un po' più scarsetti, ecco.
Invece loro sono rimasti un po' fedeli a loro stessi. Vorrei fare un giro anche di re. Oddio, perché sta dormendo. Ok. Allora, vediamo che ha fatto un incubo. Oddio, poverino. Cioè... Cioè, ha fatto un incubo, ma ha fatto pure un bel sogno. I don't care, bro. I don't care. Allora, poi c'è pacifista, è miope, quindi non vede bene da lontano. E ha 55 anni. Ed è diplomatico. Oh, holy moly, bro. Holy moly. Holy moly. Ma questo, cioè, ragazzi, è pieno di schifezze. Allora, elmo in acciaio e martello in acciaio. Paranoico e saggio e lento e dente dorato. Vediamo almeno i figli che cosa hanno. Oddio, vabbè, almeno ha 2 figli. Ok, 2 figli che poi, oddio, bambini, che poi non capisco perché bambini siano letteralmente 50 anni. Ok, ragazzi, hanno 500 e il regno che stava qui non c'è più. L'hanno demolito, letteralmente. Vediamo che comunque si sono creati dei nuovi regni. Vediamo qualche regno nuovo, quindi questo e basta, suppongo. Non vedo niente. Oddio, pure questo che si è ribellato a loro. Forse anche questo. Comunque ce ne sono vari che comunque non sono però molti. Allora, secondo me, come hanno 500, bisogna fare una grossa guerra, ragazzi, perché secondo me loro stanno veramente vivendo troppo bene. Quindi facciamo così che porto Dillo, ragazzi, dichiara guerra a loro. Che poi, oddio, loro sono anche appena ribellati. Dicono guerra pure a loro. Invece loro dicono guerra a loro. Loro a loro. Loro a loro. Loro a loro e loro a loro. Vediamo come si evolverà questa cosa, questa guerra. Vediamo l'ultima guerra. Vediamo chi vincerà e prenderà tutto il Nord America, ragazzi. Qui vediamo che ancora non c'è ancora niente. Oddio, qui hanno preso tutta questa parte qui. Loro stanno veramente vincendo molto bene. Ok, allora loro devono dichiarare guerra pure a loro. Ok, cioè questa guerra sta diventando sempre più disastrosa. Vediamo intanto gli Iglins, che sono 2 guerre però. Sono uno contro tutti questi, ok. Loro comunque stanno veramente attaccando molto bene. Non pensavo che ce l'avrebbe fatta. E invece, ragazzi, hanno preso pure tutta questa parte qua. Secondo me potrebbero vincere loro, ma penso che hanno vinto loro. Qui invece ci hanno fatto finalmente costruire il villaggio. Qui vediamo che il deserto arido nessuno ci è andato a costruire un villaggio. Molto brutto. Allora, loro hanno preso tutta questa parte qua. Hanno preso tutta la parte a ovest. Invece loro stanno prendendo questa qui. E loro stanno prendendo questa parte qua. Vediamo che ci sono un paio di guerre, quindi vediamo ora come si evolverà la cosa. Hanno tante risorse, quindi potrebbe essere anche una bella cosa andare qua e conquistare tutta questa città. Oddio, si sono ribellati a quanto pare. Ora intanto conquistano pure quello. E ovviamente loro hanno preso tutta l'America, ragazzi, a parte il Messico, che non so perché non lo vogliono prendere. Andiamo pure qui. Guardiamo qua quante persone sono sia scappate che distrutte da un solo regno, più anche questo, ma tanto ormai è morto. Ed è scappato ed è pure morto, ragazzi, non c'ha senso. E ne rimangono solo 2, che dovrebbero essere questo e questo. Ok, vediamo qui come stanno combattendo. Mamma mia, ragazzi, che battaglia, ragazzi. Vabbè, hanno già conquistato la città, oddio, con che velocità. Ok, stanno prendendo anche questa qui anche Port, che hanno appena distrutto. Stanno prendendo pure la parte qui di New York a regola, sì. La parte a sud ancora non la stanno prendendo, ma adesso la prenderanno. E ragazzi, vi posso dire che anche il video potrebbe quasi finire qui. Aspettiamo che qui conquistino tutto. Tanto vediamo che qua stanno prendendo anche quest'altra parte che dovrebbe essere Venezuela. Vediamo che loro hanno una bella tattica, perché qui l'unico punto per passare è questo. E loro con la barca non lo fanno passare, li uccidono tipo instant. Ok, stanno prendendo tutto quanto. Sono rimasti in 16, ragazzi, cioè veramente in pochi. E hanno preso anche la parte a sud. Ok, oddio, una ribellione. Ah! Cioè, oddio, una ribellione su una ribellione. Non c'ha senso, ragazzi. Ok, allora, vediamo che si stanno veramente molto difendendo dalle ribellioni che si sono create. Perché hanno preso, vabbè, l'ultima rimanente della ribellione. Hanno preso pure questa. Ok, rimane l'ultimo regno nemico. Ok, allora sono arrivati finalmente questi soldati. Madonna, ragazzi, cioè, ci hanno messo veramente un sacco di tempo. Ok, allora sto prendendo tutto quanto. Stanno pure distruggendo i confini. Ok, suppongo che ormai
cioè hanno vinto, vedi, cioè hanno già preso tutto il territorio e hanno, ragazzi, vinto. Porto Dio, ragazzi, si porta a casa la vittoria e hanno preso tutta l'America, ragazzi. Grazie di aver visto questo video, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi. Se volete altre simulazioni su Worldbox scrivetelo nei commenti, tanto creo anche dei post di quando volete sempre vedere un episodio, comunque quando volete che pubblichi un qualcosa. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, bye bye.